Buongiorno a tutti, direzione Cogne, 6 mesi dopo, sperando di trovare la neve almeno là, partendo da Modena con 15 gradi, il 27 di dicembre. Ci vediamo su, per adesso là c'è la neve. Arrivati a destinazione nel nostro mini appartamento a Cogne. Questo è l'ingresso. Però la visuale è questa. Arrivati a Cogne, dove il tempo è bello, ma alle 2 del pomeriggio, essendo in buca, è già buio. Qua siamo all'area camper. Andiamo a vedere in centro. Giusto il tempo di lasciare le valigie a Cogne e pronti, partenza e via in centro ad Aosta, in modo da non perdere il pomeriggio, visto che era già calato il sole. Andiamo alla scoperta del centro storico. E perché sia davvero Natale, ecco la pista di pattinaggio nella piazza centrale. Costruito nel I secolo d.C., questi sono i resti dell'antico teatro romano, dove rimane solo la facciata e le fondamenta. Quella alle mie spalle è l'antica porta Pretoria, l'antica porta romana orientale che dava accesso alla città di Augusta, la vecchia Aosta. Mercatini di Natale ad Aosta. Buongiorno a tutti da Montrose, frazione di Cogne. Non abbiamo resistito al fascino della Val Nontei, quindi abbiamo voluto vederla anche in versione invernale. Eccola voi, con la neve. Arriviamo sotto il Gran Paradiso forse. qui in Val Nontei
in inverno il percorso pedonale è alla destra orografica del fiume, perché alla sinistra è tutto riservato allo sci di fondo. C'è un piccolo particolare: alla destra del fiume c'è solo ombra, quindi è tutto ghiacciato e sono necessari i ramponi, altrimenti si rischia ogni 2 metri di volare per terra su questi lastroni di ghiaccio, come vedete qua. Gli unici rumori di questa valle, i vostri passi e il ruscello. Se siamo fortunati potremo anche vedere il Gipeto, una specie di avvoltoio delle Alpi ricomparso dopo oltre 30 anni su queste cime. Chissà. Questa è una passeggiata veramente adatta a tutti, in quanto il dislivello è quasi nullo, saremo sui 70 metri tutto. Però ne vale la pena, guardate il panorama all'interno del parco nazionale più antico d'Italia. Dopo la slitta che torna a casa, anche noi ci avviamo al rientro da questa meravigliosa gita. Dopo 8 km, fine della gita, ci meritiamo una bevanda calda in centro a Cogne. Ciao! Buongiorno a tutti, stiamo provando ad andare all'orrido di Pré-Saint-Didier. Chissà se sarà aperto, dato il ghiaccio. Andiamo a vedere. Arrivati all'orrido di Pré-Saint-Didier, questa sarebbe la passerella, alta 160 metri a strapiombo, sul Kenya. Solo che d'inverno la chiudono per problemi di sicurezza. Là sotto c'è il canyon. Benvenuti in Val Ferret. Per raggiungerla abbiamo parcheggiato Courmayeur in centro, dove partono le navette gratuite che ti portano esattamente qua. Comodissimo. Andiamo a fare questo percorso. Questo è l'inizio del percorso della Val Ferret, affiancato dalle piste di fondo. All'inizio del percorso c'è un parcheggio a pagamento per chi non volesse prendere le navette gratuite, e il parcheggio costa 2,5 € all'ora o 15 € giornalmente. Questo è lo scenario che ci circonda, con Monte Bianco e le altre cime. La giornata di oggi è un po' affollata. Andiamo a vedere avanti, dove c'è il ristorante, circa un'ora di cammino. Dentro la Val Ferret.
Guardate che panorama. Là c'è stata una slavina. Dopo il rientro in navetta dalla Val Ferret siamo in centro a Courmayeur. Tornando verso Cogne, ecco la tappa a Morgeau. Questo è il paesino molto carino, e fuori al turismo di massa, pochissima gente. Il meritato premio dopo tante fatiche, ristorante Lutta la Pelle, Val Montaigne. Pizza Boscaiolo. Buon appetito. Buongiorno a tutti. Oggi ultima giornata di gita in Val d'Aosta. Il programma prevede di visitare la Valle del Cervino. La nostra idea sarebbe quella di raggiungere Chamois a piedi, che è il paese senza auto. Ma vediamo cosa ci proporrà l'ufficio del turismo, che qua in Val d'Aosta funziona benissimo. Ti propongono tutte le volte gite diverse in base alle tue esigenze. Complimenti. Ciao. Siamo nella località Buisson, dove parte la funivia, questa, che va a Chamois, super di là. Chamois è il paese senza auto, c'è questa possibilità di prendere o la funivia o un percorso a piedi che parte dalla Madeleine, però essendo tutto nel bosco ci hanno detto che è tutto ghiacciato, quindi è proibitivo, allora prendiamo la funivia. Questo è il parcheggio gratuito per i clienti e vediamo come c'è. Siamo sulla funivia. Gli stambecchi. Arrivati a Chamois. Zero macchine. Solo camosci. Nella funivia ne abbiamo visti un sacco. Peccato che ci sia poca neve. Hanno detto che è venuto molta acqua, molta pioggia nei giorni scorsi. Da qua inizia il sentiero verso il lago di Lod, circa 40 minuti a piedi, 200 metri di dislivello. Fate finta di abitare là e dovete andare a trovare quello che abita là. Tutto a piedi, con queste pendenze. Ecco il sentiero per arrivare al lago. Credevamo che fosse anche più facile. In realtà è un po' impervio, con molto dislivello. Arrivati in cima, guardate che spettacolo. Adesso pausa picnic e poi andiamo a vedere il lago. Ed ecco il lago di Lod, o quel che ne rimane, tutto ghiacciato.
Anche d'estate deve essere carino. Fine di questa nostra gita a Chamois, un paesino senza macchine e senza tempo. Ciao! Scesi da Chamois, proseguendo lungo la Val Tournage per circa 20 minuti in macchina, raggiungiamo il lago blu, che dovrebbe essere blu, in realtà è ghiacciato. Sul sfondo dovrebbe esserci il Cervino, che però in questo momento è ricoperto dalle nuvole. Facciamo in giro. Un consiglio, portatevi sempre i ramponcini. Ci si riuscirebbe anche senza, è molto più rischioso. Arrivati alla fine della valle, siamo a Cervigna, con il Cervino che si sta scoprendo dalle nuvole. Buongiorno a tutti, in questo magnifico cielo lasciamo la Valle d'Aosta. Ciao!